Ciao, ciao a tutti, benvenuta e benvenuto nel mio canale. Era da un po' che non vi aprivo un paccone, è vero? E questa volta ho deciso di aprirlo e di mostrare insieme a voi quello che c'è in uno dei pacchi che vi presenterò in questa recensione. E adesso lo taglio perché con una mano, come sapete, faccio tutto da sola, quindi con una mano è difficile e rischio di tagliare ciò che è dentro, quindi aspettatemi. Allora, il primo impatto è già notevole. Qui abbiamo, ecco perché poi io voglio provare il più possibile i filati di Temu e questi sono filati che la maggior parte sono filati che ancora non conosco, quindi partiamo da questo e c'è anche questo, lo guarderemo insieme. Adesso vi faccio solo vedere lo spacchettamento. Quanto mi piace lo spacchettamento. Oh, bellissimo, bellissimo. Questo dovrebbe essere il fratellino di questo perché devo averne scelto e dovrebbe essercene un altro che fa la gradazione dei verdi, difatti. Allora dovrebbe essere 1, 2 e 3. Ok, poi dovremo ovviamente valutare l'interno. Ah, ho voluto prendere anche un pellicciotto da, come, da rifinire. Volevo vedere come sono. Io abituata con quelli dell'Ice Yarn. Ah, e poi ho preso i treccioni. Questo qua è il cashmere, dovrebbe essere un misto cashmere questo. Ah sì, eccolo qua. Cashmere, lana e poliestere. Dopo lo guardiamo. Ho preso anche questa cake che è acrilico, poi lo guardiamo. Ho ripreso gli uncineti, questi li conoscete, ve li ho già fatti vedere, mi trovo troppo bene. Oh, questo qua che cos'è? Boh, ma che bello, che bello. E qui parliamo, lo guardo poi dopo, non mi ricordo cosa ho preso. Questo era aperto, ma non me ne interessa, non mi interessa niente. Allora qui abbiamo un merino e nylon, sì però, wow, bellissimo. Poi ho preso, ah vabbè, questo qui l'ho voluto riprendere in rosso perché è un filato bellissimo e ve lo faccio rivedere. Qui abbiamo del mohair e poliamide, bellissimo. Poi cosa abbiamo? Ah, dei bottoncini fatti così, bellini. Guardiamo poi insieme. Ho preso, ah, che belli, anche questi bottoncini qui. Poi ho preso questa cake che è particolare. E adesso guardate cosa ho preso. Sì, il mio giochino. Adesso devo tirarlo fuori però. Allora, questi non li vedete perché devo aprirli, ma sono i bottoncini con la M. Che cosa? E poi mi sono comprata il giochino. Allora, questo giochino qua, di questo giochino, uno devo imparare ad utilizzarlo. E dovrebbe essere il 42, 48 aghi, non mi ricordo quanti aghi ci sono, poi ve lo faccio vedere, ma voglio fare un video a parte perché ovviamente devo prima imparare e capire come si utilizza e cosa poterci realizzare, quindi preferisco farvi un video a parte, però aspettatelo, perché se mi riesce, guardate che questo per fare delle sciarpe veloci, sai, quelle cose rapide rapide. Io, guarda, ho visto anche il mio amico Max Meneghin, e dopo vi lascio anche il suo canale YouTube perché vale la pena seguirlo. È bravissimo, bravissimo e dice molte cose interessanti, schiette, sincere come piacciono a me. E lui appunto l'ha fatta vedere, l'ha provata, difatti io gli ho detto quando mi arriverà ne parlerò, però lo dirò che tu
per primo l'hai già provata e quindi vi consiglio di andarlo a trovare. Di questo quindi ve ne parlo poi in un'altra, diciamo nella seconda parte, anche perché qui abbiamo tanto da vedere e tanto da provare e non è l'unico pacco che mi sono regalata, non è l'unico pacco che mi sono regalata. Come avete visto, voi avete visto solo un pacco, solo avete visto solo l'apertura di un pacco, ma di pacchi ne sono arrivati poi continuamente, dai più piccoli, quello che avete visto era il più grande, e altri, quindi non so se ce la faccio a raccontarvi tutto in una sola recensione, probabilmente ce ne saranno due. Tu seguimi e io ti mostrerò man mano, come piace a me, ogni filato che ho acquistato. Alcuni li ho proprio provati, altri li conoscevo e vi faccio vedere che cosa ho realizzato, ma la prima cosa di cui io vi voglio parlare mentre stoccaccio questo filato con la quale ho fatto il cappottino di Gaia e la mia cagnolina, una delle mie due cagnoline, vi voglio dire che questi prodotti sono prodotti che io ho acquistato e oramai lo sapete da 1 anno e mezzo acquisto i filati da Temu. Allora, Temu, oramai non vi sto più a raccontare, è una piattaforma online dove potete acquistare tutto quello che vi pare, non solo filati, ma veramente di ogni. Mi ha dedicato di nuovo un coupon da 100 € per le nuove clienti, quindi per chi scarica l'app, e vi ho già raccontato quanto è comodo avere l'app perché avete tutto sotto mano, quando avete avuto bisogno mi avete chiesto e io vi ho risposto e continuerò sempre a farlo perché in base a ciò che io conosco di Temu, e oramai di ordini ne ho fatti tanti, restituzioni ne ho fatte alcune, eccetera, eccetera. Quindi conosco ogni parte per quello appunto che posso conoscere e vi posso assicurare che ne vale veramente la pena, veramente la pena. Io quello che vi presento sono determinati filati, non posso conoscerli tutti, piano piano li sto acquistando, ma non ho un portafoglio a fisarmonica e quindi anche se i costi sono molto bassi da Temu, non ci sono spese di spedizione, restituzione possibile entro i 90 giorni, attenzione, 90 giorni, dentro i 90 giorni voi potete restituire ciò che vi arriva, quindi non rischiate praticamente nulla perché vi viene rimborsato il totale importo, lo restituite gratuitamente, come gratuite, ripeto, sono le spedizioni. Avete questo codice che io ve lo farò passare, più il codice, no, il QR code. Ecco, se vi è più comodo basta semplicemente mettere a fuoco il QR code e andate subito a vedere innanzitutto i prodotti che vi sto presentando, ma che vi elenco anche sotto questo video, proprio sotto, anche come primo commento ve lo metterò così li trovate tutti. E poi avete la possibilità di questi coupon da 100 € e attenzione, non solo il coupon da 100 € per le nuove utenti di Temu, ok, non solo il coupon da 100 €, ma man mano che entrate avrete comunque la possibilità di avere altri sconti, ma voi scaricatela, guardate i coupon, c'è scritto tutto, ogni volta che mettete qualcosa nel carrello vi dice qual è il vostro sconto, cosa che per un po' di tempo non mi è più capitata, a me che sono utente da oramai oltre l'anno e mezzo, quindi approfittatene, approfittatene. Poi un'altra cosa, la qualità dei prodotti, se io li uso, credetemi, ne vale veramente la pena. Io sto continuando a usare i loro filati. Stiamo parlando di filati in questo momento. Sto continuando ad usarli. Ciò vuol dire che se li creo per me c'è una motivazione, no? Mi piacciono questi filati e mi piacciono davvero.
Allora, partiamo subito col primo prodotto, adesso vedrete anche i prezzi così vi renderete subito conto. Allora, io con questo, io avevo 2 gomitoli perché volevo provarlo, qui li vendono singolarmente, a volte sono, la maggior parte delle volte sono lotti, più o meno da 300-400 grammi, comunque tutto spiegato molto bene. Quando entri nel sito vedi specificato ogni articolo. Quest'articolo ha una cosa in più che molte volte non scrivono: la metratura. È quella che io ambisco sempre, che io continuo a insistere. Per quanto mi riguarda, io non sono nessuno, però io insisto tutte le volte sul fatto che manca la metratura. Ogni volta che ricevo un singolo lotto, io vado, perché si può comunicare anche con loro, vado nella mia app e poi chiedo e dico: tutto bene, ma non c'è la metratura. Lo diremo al produttore, quindi poi alcuni produttori lo inseriscono. Adesso vedo che un pochino più di produttori stanno mettendo la metratura, ma una goccia nel mare. Ok, qui la metratura ce l'abbiamo. Ok, detto questo, poi man mano che mi viene in mente vi racconterò. Questo è un filato 50% lana, 30% mohair, 10% seta, 10% poliester. Ogni gomitolo sono 50 grammi. Io con un gomitolo, e mi è avanzato ancora questo, adesso vi dico i metri che non me lo ricordo, e mi è avanzato tutto questo, ho realizzato il cappottino di Gaia, cioè la Gaia è la mia cagnolina. Questo cappottino, del quale tra l'altro trovate anche il tutorial nel mio canale, l'ho realizzato con l'uncinetto 3,5 per renderlo più fitto. Si potrebbe utilizzare anche il 4, poi dipende dalla vostra mano. È morbidissimo. Ci sono sì delle paillette, non so neanche se si vedono, quelle che sbrilucicano, tipo questa, ma ce n'è proprio poche, pochissime paillette. Se tu noti, il filato è composto proprio dal corpo centrale, e direi che il mio è un rosa sfumato con il bianco. Chissà se riesco, non è che questo ti dà noia? Ok, e poi c'è questo che è il filo di Lurex, che è lui che rende il tutto molto molto luminoso, perché se tu noti, guarda, qui ecco, qui c'è una paillette a forma di fiorellino, sempre se riesco a fartela vedere, a forma di fiorellino, sarà neanche 1 millimetro, minuscola, e ovviamente se l'ho usato, e tra l'altro scorre, vedi, nel filo, quindi non dà assolutamente problemi, non è bloccata, e dà questa leggera, vedi, quelle pagliuzze che vedi illuminarsi sono queste micro paillette, non si sentono assolutamente, assolutamente, fidati, non si sentono sulla pelle. E questa è la parte con le maglie basse, l'ha già usato tra l'altro il cappottino, quindi non è nuovo di pacca, anche perché questo è arrivato qualche decina di giorni fa, e questa invece è la parte con maglie alte, la treccina, e non so se sbrilucica qualcosa, comunque sia c'è un qualcosa che sbrilucica. E ripeto, questo è il cappottino, si chiama proprio cappottino Gaia. Quindi se ti interessa il cappottino, la mia è una Chihuahua di 3,4 kg, quindi se ti interessa fare un cappottino e ti piace questo modello, lo trovi nel mio canale. Io ho preso il colore, non ti ho detto ancora la metratura, vado a vederla, 450 metri. Allora, io ok, ho fatto il cappottino di Gaia, ma solo per farvi vedere la riuscita con questo filato. L'ho pagato 2,50 € più o meno, non riesco a vedere da qui, circa 2,50 € il gomitolo. Vi ho già detto qual è la composizione del filato, si lavora benissimo, tranquillamente, e non punge. Cioè, se siete come me molto tignose,
ecco, nel senso che io dico sempre tignosa, ma nel senso che sono molto fastidiosa con le lane ispide, cioè quelle che mi dà la sensazione di prurito sulla pelle, mi dà fastidio. Tignosa, appunto. Ecco, se siete tignose, con questo andate a nozze. Io ho preso 2 gomitoli di rosa e uno di marroncino. Con quello che mi è rimasto farò il cappottino alla sorellina di Gaia, che è più grandina, e quindi mi servono tutte e due. Se non mi bastasse, aggiungerò un po' di questo filato, ma con 450 metri, con 450 metri si arriva tranquillamente a fare un cappellino, o cappellino e sciarpina per una bimba piccola, con un solo gomitolo. Altrimenti io, per esempio, per farmi dei cardigan molto lineari mi servono 1500 metri, dai 1400 ai 1800, diciamo 1500 metri per un cardigan lineare o una taglia 44, e quindi a questo punto ne prenderei 4 perché con 3 ci sono al pelo, mi mancherebbe qualcosa, quindi me ne prendo 4 e stiamo parlando di 2,50 euro l'uno. Ok, con 10 euro io mi sono fatta il cardigan. Qui ovviamente con questa metratura non mi basta, ma ripeto, mi serve questo quantitativo per fare il cappottino anche a luna. Ok, e quindi vi ho fatto vedere il primo. Questi sono i bottoncini che ho preso e che avete visto nella recensione precedente, ma ne ho presi anche questa volta. Allora, nel mio canale vi ho fatto anche il tutorial della sciarpa cappuccio, sempre col nome della mia Gaia. Per nulla togliere a Luna, ma Gaia ha alcuni problemini in questo periodo, quindi ho dedicato più cose a lei. E, allora, questa è una ciniglia stupenda, veramente stupenda, e ve la farò vedere dopo. Ve la faccio vedere perché io uso molto la pellicetta per bordare, mi piace molto il risultato che dà. Questo era una pellicetta che avevo dell'Ice Yarn e ho detto, e a me piacciono le pellicette, però non quelle rigide come al solito, a me piacciono le pellicette morbide. Ho voluto provarne una. Ho provato questa, adesso vi sposto un attimo questa, ve la faccio vedere poi dopo. Ho voluto provare questa. Allora, a parte, ok, diciamo il gomitolone che è un pochino, cioè, non è molto ordinato, ma questi filati si sa che sono fatti così. Ma la qualità di questa pellicetta, la morbidezza, è stupenda, sono rimasta a bocca aperta. Questa è una pellicetta meravigliosa. Adesso si può utilizzare certamente l'uncinetto come i ferri, cioè io adesso provo, vediamo se mi va bene. Tra l'altro ho preso di nuovo gli uncinetti, te lo dico. Proviamo il numero 4, ma qui va più grosso. No, 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 no. Qui va più grosso, vediamo, non l'ho ancora provato. Ecco, questo lo proviamo in diretta. Proviamo il 5,5. Allora, questa ovviamente ci puoi fare una sciarpona, un collo, una sciarpa collo. Mamma mia, è di una morbidezza è pauroso. Ecco, il problema di questo filato è che adesso vedo che c'è solo un colore, punto e basta, ma io gli farò la caccia, sei presente? È proprio la caccia, gli farò la caccia perché voglio assolutamente prendermelo. Io, tra l'altro, con un filato molto simile ho fatto i cappottini alle mie due bimbe e anche quello c'è il tutorial nel mio canale. Orsetto, se non sbaglio, no, non mi ricordo, dopo vi dico il nome di quei cappottini pelusciosi che ho fatto. Non era proprio così, era più in ciniglia, però l'effetto peluche era assolutamente uguale. Cioè, guardate, io sto facendo che poi io riesco a trovare la maglia perché la cerco con le dita, perché altrimenti, vedi, io la sento con le dita, la catenella sotto e vado a lavorare l'interno, quindi difficilmente perdo la maglia. Però o anche solo per fare una bordura non serve fare magari 2 giri, perché basta un giro. Cioè no, parliamone.
Immaginate per chi, per esempio, cioè, lo vedete anche voi, vero? Non sono solo io. Lo mette a fuoco, ok. Immaginate anche solo fare un orsetto, chi è brava, perché deve essere brava a lavorare questo per fare degli amigurumi, però chi riesce a fare degli amigurumi anche con un filato pellicioso così, io penso che venga fuori un orsetto di quelli meravigliosi. Tolto l'amigurumi, anche solo fare una sciarpa con i ferri dritto, cioè tutto dritto. Questo viene una pelliccia. È veramente meraviglioso, meraviglioso. Veramente mi sta dispiacendo vedere che c'è solo un colore. Adesso ti dico il prezzo. Ecco, questo è l'esempio quando non c'è la metratura, non c'è, non c'è. Io vi posso dire che costa circa 5 euro, sono 200 grammi di meraviglia e in poliester, ma adesso vi faccio vedere una differenza. Guardate, questo è poliester, ok? Poliester, ha sempre una treccina che tiene i fili, però guardate com'è fatto. E adesso guardate questo. Allora, c'è una grandissima differenza, a parte la lunghezza, hanno lo stesso tipo di filato in poliester, ma questa è una lavorazione soffice in una maniera paurosa, ma veramente paurosa. Questo anche a me piace, è un po' troppo, mi piace, ma questo mi piace di più, mi piace di più, assomiglia più a questo qui che è più poliamide, quindi ha un componente diverso. Ecco, questa è la famosa, non è, questo qui è di Ice Yarn e tra l'altro non lo vende neanche più. Qui ho fatto un collo, vedi? È un collo tondo e, e questo gli somiglia moltissimo. Questo qui mi piaceva tantissimo. Questo tipo di filato è veramente bello e morbido come questo. Stupendo, l'ho ritrovato e sono felice. Anzi, questo qui è leggermente più cortino di questo, mi piace anche di più. Il colore era meraviglioso. Adesso da quello che vedo c'è solo il color caffè. Però teniamolo d'occhio perché molte volte torna di nuovo disponibile. Però per chi ama il color caffè è disponibile adesso. Quindi abbiamo detto sono 200 metri di bellezza e di morbidezza, veramente, veramente stupendo. Non so che metratura ci possa essere, quindi non so dirvi. Se creo qualcosa vi faccio sapere. Comunque non poco, non ce n'è poco. Io penso che ci possano essere intorno ai 200 metri. No, però qui gioco veramente male perché non devo dire, io vado più o meno a sentimento, come dico io, vedo che non c'è niente, non c'è cartoncino, non c'è niente. Quindi per stare dalla parte dei bottoni direi 150 metri, più o meno. Ecco, calcoliamo 150 metri, così siamo più contente e più sicure. Meglio sempre stare, no? Un pochino, pensare che sia inferiore la metratura e non superiore, perché poi ci rimaniamo male. Quindi cosa si fa con 150 metri? Un collo, una sciarpa collo, proprio sciarpina leggera leggera, e poi quando lo farò vi farò vedere, ma soprattutto rifinire i nostri cardigan, le nostre maglie, che ne so, le nostre sciarpe, eccetera, eccetera, eccetera. Più che altro io amo pensarlo come una rifinitura, ma voi immaginate un giacchino fatto così? Certo, bisogna essere esperte perché bisogna ritrovare le maglie che scompaiono dopo la lavorazione, vedi? Scompaiono, quindi è molto facile con l'uncinetto rischiare di perdere qualche maglia. Con i ferri no, con i ferri no. Però non so dirti quanti gomitoli ne occorrono. Se per caso lo fai, se fai qualcosa con questo filato, fammi sapere quanto ha reso. Io sono felicissima, gli darò la caccia. Faccio vedere questa scritta, che cosa ricordate? Tutti i Muyuan che io ho preso estivi.
tutti quelli estivi, tutti i colori che vi ho fatto vedere nella recensione scorsa che non vedo l'ora di utilizzare, uno più bello dell'altro. Con la stessa marca, quindi sempre Muyuan, era da un po' che vedevo questo filato che dice appunto essere un filato molto soffice, amico della pelle, eccetera, eccetera. Anzi, forse c'è anche scritto da qualche parte. Eccolo qua. Ok, io però ovviamente lo guardo. È una sfumatura corta, sapete che non molto amo le sfumature corte, ma adesso inizio a farci amicizia perché da un po' che inizio a prenderle e ho voluto provarlo. Allora, la prima cosa, subito appena l'ho sentita, a parte il colore che mi piace tantissimo, chissà se c'è ancora. Sì, c'è ancora, il colore che ho preso io è lo 02, bellissimo perché non è né scuro né chiaro, color jeans, color tortora, c'è un grigio, arriva al bruciato, dal marroncino al bruciato, molto molto bello. E io allora ho fatto delle prove perché non so neanche dove sono rimasta, non importa, voi seguimi così come sono. Lo sai che io sono molto, dico quello che viene. È un filato non tutto uguale. Quindi che cosa succede? Che c'è una parte più spessina, poi piano piano scende e va in una parte leggermente più, no, più sottile, non leggermente, ma è più sottile. Perlomeno questo gomitolo è così. Quindi è più sottile, ma non mi dispiace per niente, non è una pecca. Un pochino più sottile, poi questa parte rimane, vedi, tutta sottile, poi man mano, eccolo qui diventa un po' più cicciottino. Diciamo che la parte un po' più spessina dura poco, mentre l'altra più sottilina è un pochino più lunga. Allora, attenzione. Quindi io cosa faccio? Io prendo la misura per la parte, ecco, questa è la parte più spessotta e questa è la parte più sottile. Io ho preso l'uncinetto per la parte più sottile, che è il 3,5, quindi non è uniforme come filato, nel senso di spessore. Ecco, adesso siamo di nuovo nella parte più cicciottina come spessore, ma vi assicuro che è di una morbidezza incredibile e oltretutto questo, adesso siamo nella parte sottile, oltretutto questo filato, essendo non mi ricordo, 65 cotone e 35 acrilico, è caldo, come filato, non è estivo, è caldo, può andare bene appunto chi ha problemi con la lana, quindi chi non sopporta il tocco della lana o ha sensibilità nei riguardi della lana, quindi che non può, ecco, non può utilizzarla. Questo è un giusto compromesso perché è caldo come filato, ripeto, stiamo parlando sì di cotone, ma è un cotone caldo, probabilmente proprio questo acrilico che lo rende morbidissimo, tra l'altro, caldo, morbido, soffice, delicatissimo. Qui anche da fare delle copertine, qui ci verrebbe bene qualsiasi cosa. Ci sono 10 gomitoli in ogni lotto. Il lotto è questo, cioè un insieme di filati. Ci sono 10 gomitoli in totale. Io ripeto, qui per quanto riguarda la mia mano sto utilizzando l'uncinetto 3,5, dipende poi dalla tua mano. 10 gomitoli, 140 metri a gomitolo. Ecco che anche qui abbiamo i metri del nostro filato. Wow! Avere il metraggio per noi è fondamentale, ma non è tutto così. Vedrete che capiteranno tantissimi altri filati che invece il metraggio non c'è. 10 pezzi dicevo 140 metri a pezzo, quindi io se dovessi fare per esempio il cardigan, che sì, l'ho chiamato semplicemente, non magari lunghissimo, con un lotto io riesco a farlo, taglia 44, anzi sicuramente riesco a farlo, perché l'altro l'ho fatto con il cashmere, che dopo vi faccio rivedere perché ne ho presi altri colori, ma l'ho fatto molto lungo e più ampio della mia taglia, è più va molto verso la 46 e lungo l'ho fatto e quindi mi ci è voluto un po' di più. Comunque sia, quello che dicevo sono 140 metri, il totale in tutto l'ho pagato 18 euro, circa 18
18,70, quasi 19 €, un lotto, un lotto. Allora, se riuscissi solo a fartelo toccare, riusciresti a capire. Vediamo se mi metto più verso la luce. Ci provo, senti lo scricchiolio. Non ci riesco. Anzi, faccio così. Ok, ci provo a fartelo vedere. Guarda che bello. Certo è che se io avessi usato il numero 4, sicuramente, adesso questo è solamente un campioncino, sicuramente sarebbe stato ancora più morbido, ma per la mia mano ti dirò che con il 3,5 non è niente male. Dopo deciderò quando proprio realizzo una creatura in base al tipo di progetto, al tipo di punto che faccio, perché è molto importante. E ci sono alcuni punti che devi usare magari mezzo punto in più di uncinetto, altri punti che invece devi togliere mezzo punto di uncinetto. E dipende moltissimo proprio da ciò che noi andiamo a realizzare e tu lo sai bene. Quindi per il momento è solo un campioncino, l'ho provato con il 3,5 tenendomi sempre in mente il discorso che abbiamo una parte un po' più sottile e l'altra un po' più cicciottina, e quindi ho deciso di dare ascolto a quello più sottile, ma potrei tranquillamente dare ascolto invece all'altro e anziché utilizzare il 3,5 utilizzare il 4. Dipende da te. Bellissimo, bellissimo. Guardate ora la stravaganza di questo filato. Guardate com'è fatto. Allora, è tipo un bouclé, tanto per capirci. È tipo, oppure una serpentina arrotolata con delle pagliuzze di lana, tipo bouclé, appunto. Allora, questo l'ho preso per fare uno sciarpone, io devo farne poi per Natale, sapete che io ogni Natale vado tra presine e sciarpine, non mi piace il consumismo, cerco di fare le cose per conto mio e donare quello che ho fatto. E quindi questo sarà uno dei filati che utilizzerò per fare i miei sciarponi. Adesso non so se lo utilizzerò con l'uncinetto, quindi farò degli sciarponi con l'uncinetto, o voglio provarlo anche con la macchina da maglieria e vedere come viene, eventualmente poi ve lo farò vedere. Io intanto qui l'ho provato con l'uncinetto numero 5, ma parliamo prima del filato. È un misto lana anche lui, e un 80% lana, sì, e 20% nylon. Ci sono 100 grammi per ogni cake, 100 grammi, qui ne abbiamo 200 grammi in totale e mi basteranno per fare la sciarpina che voglio fare, e che sarà molto semplice perché è già ricco di suo, morbidissimo. Ecco, non pensate, visto che c'è l'80% di lana, che possa essere stucchevole oppure che possa pizzicare, perché assolutamente proprio il contrario, è proprio morbidissimo. E questi colori, ci sono diversi colori, questi colori mi piacevano tantissimo, l'arancione e l'azzurro messi insieme, perlomeno a me mi è piaciuto, poi per dare un po' di vivacità al sciarpone che voglio fare. Ripeto, non so ancora dirti se lo farò a macchina, quindi con la macchina che ancora non ti ho fatto vedere, l'avete vista solo l'hai vista solo in anteprima, o se farò semplicemente lo scialle magari ai ferri, e che trovate anche nel mio canale. E a ridaglie, vabbè, io vi dico iscriviti al canale così almeno vedi tutti i tutorial che ho, e ogni volta che ci sono dei tutorial nuovi sarai avvisato se clicchi sulla campanella, eccetera eccetera. Ecco, vedi tu, se ti fa piacere, a me farebbe piacere averti nel mio canale. Questo è l'altro filato che ho scelto, molto bello, ripeto, di quelli che piacciono a me, cioè che non sono rigidi, non sono, nel senso, non danno fastidio, non si sente troppo la lana, nonostante c'è un 80% di lana e il resto, il 20%, è acrilico. I colori li vedi? Sono appunto, vabbè, questo è fatto così, vedi, è tipo un bouclé, che non riesco mai a dirlo, ogni volta che lo dico sbaglio a dirlo, però tu mi hai capita, vero? Mi hai capita, quindi partiamo da un azzurro bello acceso, arriviamo poi agli arancioni e al bianco, color più che bianco, è un panna, no, è più sul bianco,
Bello, anche questo mi è piaciuto. Ripeto, questo lo vedrete sicuramente, magari lo farò vedere nel gruppo finito, o qui, ecco, magari se volete iscrivetevi anche al gruppo Creando con Gioiose Creazioni, così da stare più vicine. Ok? Andiamo avanti. Mi sono comprata 6 bottoncini simil corno, ovviamente plastica, simil corno, fatti in questo modo perché con delle lane magari un po' più spessine, adesso vediamo come utilizzarlo, da bottone ovviamente. E guardate, sono bellissimi. Li ho presi così, li ho pagati 2,74 €. Sì, anche per fare, non so, anche come rifinitura. Adesso vediamo come utilizzarli, però come bottone è perfetto, sono bellissimi. Li ho pagati, li ripeto, 2,70 € più o meno. Riesco a farveli vedere? Sono lunghi, aspetta che ti dico anche la lunghezza. Veramente belli questi bottoni. Sono grandini, perché guarda, sono lunghi 4. Spero di aver fatto vedere qualcosa. 4 centimetri per, mettiamolo qui, diciamo la parte più cicciottina, un centimetro pieno. Quindi 4 per 1. Vediamo se corrisponde. Beh, lì non c'è scritto, in questo momento non lo vedo, comunque sia 4 centimetri per 1 centimetro circa, dai, circa 1 centimetro, bellini, proprio bellini bellini. Marina è contenta. Sono 6 in totale, 6. Vero, ho ripreso gli uncinetti, perché poi non mi devo anche ricordare quello che ho acquistato, perché non è che li ho acquistati tutti in una volta, ho preso man mano. E tutta questa bellezza per 3,37 €, te lo dico subito così. Allora, li avevo già, vedi? Questo ce l'avevo già, per farti vedere. Allora, partiamo dal 2,5, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, sono quelli che sto utilizzando in questo periodo, a parte che ne utilizzo un po' tutti, 5, 5,5 e 6. Allora, questa volta li ho presi a 3,37 €, non ricordo l'altra volta, sono 6, 2, 4, 6, 8, non so neanche più contare, sono 8 uncinetti. Questo è quello che io avevo già, 5, sono fratelli gemelli, sì, certo, 5, ridi pure di me, che fai bene. Sono fratelli gemelli. Adesso qual era quello di prima, qual era quello di... È uguale, sono uguali, tanto poi li rimetterò a posto nel mio... non so se ti ricordi, vediamo se riesco a non farti vedere tutte. Aspetta, ecco, tutti i miei disastri. Ecco, questi sono tutti i miei uncini, così hai visto anche tutti i disastri che ho qui davanti. Nel mio caos organizzato, il mio è un caos organizzato, punto. Comunque li ho ripresi perché vanno benissimo e veramente neanche 2 caffè, perché oramai il caffè costa 1,50 €, quindi più o meno, poi dipende dalle zone, da 1,30 €, diciamo 1,30 €, dai. Io da un po' che non vado a prendermi un caffè, quindi diciamo da 1,30 €, qui con 3 euro, abbiamo fatto 2 caffè. Vi sto dicendo, scusami, ti sto dicendo cose ovvie, ma a volte mi stupisco ancora quando prendo determinati filati con determinate qualità e determinati oggetti che io utilizzo veramente e cerco di trasferire in te questa scoperta, diciamo così, queste scoperte che stiamo facendo insieme adesso anche con questa recensione, e poi a volte mi stupisco ancora perché dico incredibile, con 3 euro prendere tutti questi bellissimi uncinetti. E vabbè,
Dica che se ne dica, io mi trovo alla grande, punto. Andiamo avanti. Ok, adesso ti voglio far vedere una cosa. Non so se questi bottoni li hanno fatti per me. Che, che esagerato. Non lo so, anche perché c'è solo la M. C'è solo la M. Ma guardate quanto sono belli. Quanto sono belli. Cioè, i bottoni che hanno mi fanno impazzire. Impazzire. Poi attenzione, io li ho pagati 1,88 euro. Sono 6 bottoni, 6 bottoni verniciati nella parte centrale, dorati, sono in metallo, cioè sono 6 magnifici bottoni. Cosa c'è scritto qua sotto? Mi ci va una lente di ingrandimento, ma guarda quanto sono belli. Adesso non so se l'iniziale è fatta per, non lo so, però combinazione io mi chiamo Marina, come tu sai, e quindi la M mi cade a fagiolo. C'è con questo, allora questo qui è dorato con diciamo la vernice color perla, poi c'è argento con la vernicetta bianca, sempre con la M, e poi c'è d'oro come questo con la vernice nera sotto, quindi la M si nota un po' di più. Io ho scelto questo, è arrivato con questa bellissima scatolina, quindi sono delle chicchette, ecco, delle chicchette veramente veramente belle. 1,88 euro, tutti e 6, non solo la scatoletta, anche i bottoni. Cioè, dai, come si fa? Come si fa? Troppo incredibile. Ah, e quanti centimetri sono i miei? Io parlo, non mi ricordo se ho preso, no, le misuro, faccio prima. Sono quelli da 2 centimetri, no, nemmeno 3 centimetri, 3. Ma c'è da 3 centimetri? No, 2 centimetri,3. Oh, i miei, fino a prova contraria, sono, ho detto bene? 1, 2, sono 3 centimetri. Sono quelli più grandi, comunque io ho scelto quelli più grandi. Mi è arrivato questo. Vi ho detto tutto. Al prossimo! Ho voluto provare questo mohair, ce ne hanno tantissimi, tantissimi, ma di tutto, hanno tanto. Questo mohair perché oltre al mohair ha il poliamide. Voi sapete che il poliamide mi piace perché ammorbidisce sempre tutto. Già il mohair è morbido di suo, questa è una coccola, è una nuvola, ammorbidisce già di suo, quindi il poliamide ancora di più, ancora di più. È molto sottile come filato, sottile. Io ho preso 2 lotti, ogni lotto, attenzione, ogni lotto da 6 pezzi, quindi 6 gomitoli, ogni lotto costa 5,83 euro. E il gomitolo, vediamo se mi racconta, sono 25 grammi a gomitolo, abbiamo il 75 di mohair e il 25 di poliamide. Allora, quello che io voglio dirvi è che ancora lo devo provare. Avevo fatto una prova con un altro filato, quindi un filo di mohair e un filo di questo bellissimo filato con paillette, perché volevo vedere il risultato e quindi ho fatto una breve prova proprio per capire. Mi piace molto, solo che purtroppo di queste rocchette ne ho prese poche in confronto a quanti filati ho, quindi devo prendermene ancora un po'. Questo filato poi te lo faccio vedere dopo. Quindi ho fatto solo questa prova. Adesso facciamo insieme un'altra prova, filo singolo e filo doppio. Questo sono partita in quarta, devo bere un tè adesso, devo fare un tè. Allora, questo è praticamente il risultato con l'uncinetto 2,5, filo singolo, quindi tu vedi che è molto sottile, ma essendo un mohair ha bisogno comunque di allargarsi, no? Di espandersi con tutti i suoi pelini, quindi stringerlo troppo lo sacrifica, secondo me, quindi col 2,5 va benissimo, si lavora molto bene
col 2,5, perlomeno attenzione, io parlo per me, per la mia mano, quindi dipende poi come lavori tu, ecco, dipende da come lavori tu. Per quanto mi riguarda il 2,5 va benissimo. 2 e 3, quindi direi che il 2,5 e diventa una nuvoletta, proprio una nuvoletta. Ha il suo pelino perché ovviamente è un mohair, guardate che bello, soffice soffice, proprio sofficissimo. Vi ho detto anche quanti, io ho preso 2 lotti, va bene, quindi ho 12 gomitoli, però in un pacco ce ne sono soltanto 6. Non mi chiedere la metratura perché non la so e qui non riesco a decifrarla, però c'è tanta roba, c'è tanta roba in un gomitolo. Guardo se riesco a ritrovarlo, ma è difficile. Ed eccolo qui a filo doppio, eccolo qua. Quindi tu vedi filo singolo e filo doppio. Cerco sempre di, quando posso ovviamente, farti vedere le opzioni, no? Che a parte se ho già creato un qualcosa con quel filato ti faccio vedere cosa creo. E qui ti do le opzioni perché c'è chi preferisce utilizzare un filato sottile, quindi 2,5, o un filato di medio spessore con il 3,5. Qui ho utilizzato il 3,5 utilizzando 2 fili insieme. Quindi guardate i risultati, sono splendidi entrambi. Uno è più compatto e l'altro è meno compatto, ma se io qui utilizzavo l'uncinetto numero 2 si compattava ed era un lavoro molto sottile. Ma ripeto, già qui sono al limite perché i filati mohair, perlomeno per quanto riguarda me e i miei gusti, ha bisogno di essere lasciato un po' più libero, quindi non troppo compattato, altrimenti diventano poi un mio pensiero, per carità. Quindi i risultati sono questi. Un mohair stupendo. Allora stiamo parlando, ripeto, di 6 gomitoli a 6 euro, 1 euro al gomitolo. Il gomitolo è da 25 grammi l'uno, quindi abbiamo sono poi 150 grammi in totale, perché però io penso che qui no, non posso sapere quanto, ma minimo ci saranno 300 metri, qua lo devo sparare io, lo devo sparare, più o meno vado a sensazione, non è scritto da nessuna parte, lo sta dicendo Marina che non è nessuno. Diciamo che spupazzo filati da quando sono nata, si può dire, però non posso saperne, non ho un metraggio nel cervello e quindi non posso saperlo. Solo chi l'ha arrotolato potrebbe dircelo, ma non ce l'ha detto. E quindi andiamo a sentimento, ecco, come dico io, andiamo a sentimento. Questo è il risultato, stupendo, stupendo. Io probabilmente lo utilizzerò doppio, ma anche singolo. Mi piace moltissimo, anche singolo. Guarda, è più piccolino, molto più piccolino. Ok, passiamo oltre. Ti voglio far vedere questo filato bellissimo che ha una sola negatività, è in matassa. Quindi sto facendo, e non è il primo che prende in matassa, però è veramente stupendo. Ha dei colori brevi, perché questo deve essere, devo andarlo a leggere, però deve essere quello tinto a mano. Ha dei colori brevi, quindi delle sfumature brevi, ma bellissime, bellissime, è un filato stupendo. Creo il gomitolo e torno da te. Ecco il risultato, eccolo qua. Allora, ho praticamente realizzato il mio gomitolo. Quindi l'unica pecca di questo filato è essere, vabbè, l'unica, non è neanche una pecca, ed essere così, quindi praticamente in questo modo qua tu lo troverai così in matassa. Questa matassa va aperta in questo modo, ok. Poi se non hai l'arcolano
come hai visto che ho fatto io, se non hai l'arcolano, 2 spalliere delle sedie messe accanto, inserisci questa matassa, la apri ovviamente, la inserisci tra le 2 spalliere delle sedie e allarghi le sedie e poi inizi a gomitolare, raggomitolare. Allora, io ho scelto questa tonalità che è bellissima. Come detto, ha una sfumatura molto molto corta. Sembra quasi come il filato tinto a mano, ok? Per farmi capire. Cioè non è che sembra, è proprio scritto che è un filato tinto a mano. Non è che sembra, è proprio così. Allora, che cosa c'è in questa meraviglia? In questa meraviglia abbiamo circa il 60% di fibra naturale, quindi abbiamo il 52 lana, il 10% cashmere e il 38% poliester. Il risultato è questo filato che mi dà poi il gomitolo. Allora, qui lo vorrei veramente provare con la macchina da maglieria e vedere che cosa, il risultato com'è. Però intanto facciamo una prova con l'uncinetto. L'ho lavorato un pochino, è piacevolissimo da lavorare. Allora, non è morbido come il 100% cashmere o l'80% cashmere, sia ben inteso. Questo assomiglia più a un merino un po' più morbido del merino 100%, ok? Un po' più morbido e consistente, quindi non pizzica assolutamente e dà quella sensazione, non so come spiegare, non è un cashmere, ecco. Togliamoci dalla testa il cashmere che dopo ve lo faccio vedere, è un'altra cosa, però è un bellissimo filato. Mi piace, pensate cosa vi sto dicendo, mi piace, non sento tutta quella lana che a me dà fastidio, e lo so, sono fatta a modo mio, però a me dà fastidio, quindi questo sarà sicuramente uno dei filati che userò molto presto. Tra l'altro ci sono, forse c'è anche il metraggio. Sì, allora, ogni matassa contiene 270 100 grammi e 270 metri, quindi non mi basta un lotto, perlomeno per me non basta, basterebbe per fare una copertina da carrozzina, da lettino, questo basta, appunto Granny che è molto semplice, oppure una sciarpa sicuramente basta, ma per fare una maglia o un cardigan per me taglia 44 non basta, dovrei andare almeno, qui sono 270 metri, 2 lotti. Con 2 lotti io sono a posto. Ogni lotto, quindi 3 matasse, costano 7,88 €. Comunque un bel filato, ragazze e ragazzi, è un bel filato, non è quel secco del vabbè, io continuo a dire il merino perché magari a voi piace il merino, alcuni merino li trovo molto secchi, vabbè, mi avete già sentito parlare di questo. E, invece, per esempio, mia mamma preferisce questo, io preferisco sicuramente il cashmere, non c'è niente da fare, comunque è un bellissimo filato, è un bellissimo, tenetelo in considerazione, tenetelo in considerazione, un bellissimo filato, ci sono delle splendide sfumature, quella che ho scelto io è piuttosto delicata ed è il numero 10 che si chiama mezza estate, neanche mi piacesse l'estate, comunque si chiama così, mezza estate, io sto bene in questo periodo. Ok, penso di avervi detto tutto. Si chiama, vedi, si chiama merino wool, vi ho già detto il quantità, anzi la percentuale ve l'ho già detto, 52 lana, 10 cashmere e 38 poliester, e sono 100 grammi ogni matassa, di matasse ce ne sono 3,
e 270 metri. Ah, l'uncinetto che ho utilizzato è il 3,5. Diciamo che probabilmente usando un 4 si ammorbidisce, però, ma non che sia stucchevole, attenzione, però diventa più morbido per le mie esigenze, ok? Guarda, è morbidissimo, non ti sto dicendo. Quando io ti dico così è perché io sono esageratamente sul tendente al far fluttuare tutti i filati, ok? Quindi normalmente questo è un filato che piace all'80% delle persone, cioè questo tipo di consistenza. Io faccio parte di quel 20%, forse anche il 10% che ama solo i filati, quelli lì proprio che flettono, che ondeggiano. D'inverno è un po' difficile trovare questi tipi di filati, però vado più d'accordo col cashmere e quindi più che con il Puralana, eccetera. Qui abbiamo un misto, quindi un misto lana e mi piace. Questo lo userò, di certo. Quanto mi piace questo filato. Allora, questo filato tra l'altro non è cashmere, è 60% lana merino e il 40% in nylon, quindi ho detto boh, lo provo, vediamo com'è. Arriva sempre in matassa. Io qui ho fatto il mio gomitolo e ci sono, guarda, come vedi sono 3 matasse, 1, 2, questa è la matassa come tu la troverai, sono 3 matasse e costano 3 matasse 8,16 euro. Allora, io qui ho provato l'uncinetto tunisino perché mi piace e qui ho voluto provare un punto che stavo provando e volevo provare a vedere, è un campione, provare a vedere le diminuzioni. Ecco, è di una morbidezza come piace a me. Questo qui è morbidissimo, questo è morbidissimo, è stupendo, stupendo. E non so se a voi piace l'uncinetto tunisino, io ogni tanto mi ci metto ad utilizzarlo. E, è veramente, veramente stupendo. Questo filato mi piace tantissimo. È pelosino, vedi? È pelosino. Non so neanche se ci sono, se c'è il metraggio. Aspetta che guardo. No, non c'è il metraggio, non c'è, mi dispiace, non c'è. Sono 100 grammi ogni matassa, quindi abbiamo 300 grammi. È piuttosto lunga, ma non so proprio quantificare la lunghezza. Il risultato, guardate, è stupendo, morbido, soffice, è proprio veramente, veramente soffice. Qui un maglioncino per bimbi viene un amore. Mi piace, questo mi piace tanto tanto, perché è proprio morbidissimo. Guardate il retro, questo è il retro e questo è il davanti. Poi fatemi sapere se a voi piace l'uncinetto tunisino, perché a me di tanto in tanto mi viene l'ispirazione. Mi piace farmi qualcosa con l'uncinetto tunisino, poi magari non lo faccio vedere, ma sapete quante cose non vi faccio vedere? Perché magari o non ho tempo, però questa è un'altra cosa che mi piace fare, l'uncinetto tunisino. Bellissimo, bellissimo questo filato. Cos'altro devo dirvi altro? Non so, la metratura non te la so dire, sto continuando a guardare ma io non vedo nulla. Si vede un maglione che hanno fatto con questo filato, però purtroppo sono cieca in questo momento, nel senso che non posso neanche quantificarti proprio perché in matassa e più che dirti ci sono tantissimi giri, però non saprei dirti quanti. Ok, spero che ti piaccia perché questo è veramente un bel filato. All'inizio di questo video ti ho fatto vedere appunto la pellicetta, bellissima quella pellicetta che ho preso, mi piace tantissimo, che purtroppo però in questo momento c'è solo un colore. E hai visto anche questa sciarpa. Allora, questa è una ciniglia e con questa ciniglia io avevo un solo gomitolo. Adesso meno male che l'ho fotografato e ho ripreso qualcosa di questo gomitolo, perché con un gomitolo ho realizzato
questa sciarpa a cappuccio, della quale vi rimando al video tutorial che c'è nel mio canale. Ok. E quindi questa purtroppo non posso fartelo vedere in gomitolo, ma te lo posso far vedere già lavorato. Solo questo, appena è arrivato, ho pensato subito a questo scialle cappuccio, proprio. Non so se qui non riesco a fartelo vedere, ma sicuramente ti ho fatto passare qualche immagine, ecco, del video, e poi, ripeto, lo trovi nel mio canale. Quindi di questo vi posso solo dire che mi è piaciuto così tanto, già lavato, già tutto morbidissimo, ha già la sua proprietaria, questo collo cappuccio, e quindi ti dico, è stupendo. Se ti piace la ciniglia, approfittane perché è veramente stupendo. C'è in un lotto, ce n'è uno soltanto, ti lascio qui lo screenshot così vedi anche il prezzo, e passiamo ancora ad un altro filato. Voglio farti vedere questo filato, è un filato 60% seta, 20% lana e 20% cashmere. Quel abbinamento di fibre che amo, cioè un filato stupendo. Allora, innanzitutto un lotto è composto da 12 gomitoli, sono 600 grammi di filato. Ogni gomitolo è fatto con, ecco, la fascetta è assolutamente bianca, non c'è scritto nulla. Il gomitolo è questo. Guardate, allora, se siete sensibili come me e avete bisogno di morbidezza particolare, andate sul sicuro. Se dovete realizzare qualcosa per bambini e di una morbidezza paurosa, paurosa, è veramente un filato stupendo, luminoso. Sapete che io amo i filati luminosi e soprattutto filati morbidi, cioè quei famosi filati che quando li hai sulla pelle ti danno solo quella sensazione di dolcezza e non, e non quel famoso filato che a me non piace, rigido. Poi ripeto, i gusti sono gusti, quindi non voglio discuterli, ma questo è veramente stupendo. Allora, tutto il lotto, tra l'altro, costa 11 euro oggi, perché i prezzi che io vi sto dando è al giorno di oggi, domani non lo so, potrebbero scendere come salire, quindi oggi 11 euro e 31, 32. Ecco, questo è il prezzo di tutto quanto il lotto. Come ripeto, abbiamo il 60% di seta, la senti tutta, il 20% di lana e il 20% di cashmere, un connubio straordinario. Sto facendo un campioncino con l'uncinetto numero 3,5. Questo è il risultato, magari se te lo faccio vedere dal dritto riesco. Ecco, questo è il risultato lavorato e ti posso solamente dire provalo, 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 perché è veramente stupendo questo filato, veramente, veramente stupendo. E vedremo che cosa ci realizzo con questo filato qui. E, questo è il gomitolo, quindi ho fatto una fascia praticamente piuttosto lunga e questa è la fine di un gomitolo, quindi non penso che ci sia una metratura molto generosa, però ci sono 12 gomitoli, quindi se avete, non so dirvi, io suppongo che ci siano 150 metri in ogni gomitolo, più o meno, quindi penso per una taglia oltre la 44 sicuramente 2 lotti servono. 2 lotti, ma con un lotto riusciamo a fare sicuramente un completino per bimbi, sicuramente una bellissima copertina. Quindi vedete voi, ecco, in base a quello che, visto e considerato che la metratura io non l'ho vista, lo riguardo, ma no, purtroppo ho voluto ricontrollare, ma purtroppo non ci sono i metri di questo gomitolo. Calcolate un 150 metri, ecco, non penso ce ne siano di più. Non penso, ecco, poi sai,
Posso sempre sbagliare perché vado a sentimento. Allora, ciò che vi dico adesso è che fermo questa recensione qui, ho tanto altri filati da farti vedere e la macchina da maglieria da mostrarti non ci sta più in questo video, quindi mi fermo. Vi ricordo solamente una cosa, che voi acquistiate o no, a me in tasca non viene nulla. Questo lo dico proprio così terra terra, proprio per farvi capire. Quindi io vi ho voluto far vedere ciò che a me è piaciuto e quelli ce ne sono alcuni che mi sono piaciuti di più, alcuni meno, ma non ne ho bocciati nessuno di quelli che io vi ho fatto vedere finora. Mi sono piaciuti e quindi i consigli io spero che li avete ascoltati, perlomeno che vi sia piaciuta la mia recensione, il modo semplice di raccontarvi ciò che ho e condiviso anche, ciò che ho appunto acquistato e condiviso con voi. Ricordate che c'è sempre la possibilità di avere questo pacchetto di coupon da 100 € e ribadisco, come lo dico in tutte le recensioni che faccio, non è che questo coupon, che poi chissà per quanto tempo me lo danno, in alcune recensioni che ho fatto mesi fa addirittura c'erano dei lotti a 0, no, a 1 euro, a 1 euro, e io avevo scelto di mettere a 1 euro perché mi hanno chiesto loro quale filato vuoi in omaggio e io ho scelto 2 tipi di cashmere, che poi è lo stesso in colori diversi, e non è vero, erano 2 o 3 tipi, non me lo ricordo, comunque sia, e quelli che io ho ricevuto in omaggio, e che appunto vi ho detto, questi li ho ricevuti in omaggio, questi invece li ho acquistati, la maggior parte, è sempre così, e quelli mi avevano dato la possibilità per le nuove utenti di acquistarlo a 1 euro, inserendolo insieme ad altri prodotti. Ovviamente non è che potevate prendere solo quei 2 lotti o 3 lotti, che poi uno solo veniva fuori a 1 euro. Comunque da allora ad adesso non è mai più capitato, adesso mi danno questi buoni e non so per quanto riesco ad averli, quindi se sei una nuova utente e ti interessa provarli, io te lo consiglio, scarica l'app, scarica, è molto facile da scaricare. Nel video precedente ho anche fatto vedere un facsimile di come si scarica. Scarica l'app, fai il tuo primo ordine, inserisci il codice che io adesso ti faccio ripassare di nuovo, questo lo dico per te, non per me, lo dico per te. E inserendo quel codice avrai degli sconti nel tuo carrello. In base a ciò che acquisti hai più di uno sconto, ne hai uno o ne hai due, non lo so, però prova a inserire il codice loro stessi, è molto chiaro. È un piacere fare acquisti su questo sito, su Temu. Quindi ti consiglio proprio di provare, di inserire appunto il codice che ti ho messo se sei, ripeto, nuova utente o nuova utente, e poi vedrai tutto il percorso. Se hai qualche domanda fammela, io tutto ciò che so ovviamente ve lo dico, tutto ciò che so, quello che so ve lo dico, rispondo sempre alle vostre domande tranne quando proprio non ce la faccio, e, e basta. Ricorda di seguire la seconda parte perché ci sono delle cose stupende che spero veramente che tu vorrai vedere insieme a me. Alla prossima!